Alexa, spara. Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e con questi due piccoli aggeggi che non hanno bisogno neanche di una alimentazione, infatti non hanno nessuna presa, potete automatizzare qualsiasi cosa o quasi, potete gestirle da remoto sia dal vostro cellulare ma anche tramite un'intelligenza artificiale come Google Home o Amazon Alexa o anche Siri o anche IFTTT. Non solo, la cosa bella che potete sbizzarrirvi a inventare le cose, farle funzionare a comando sia permanentemente come di solito si fanno le automazioni, ma anche temporaneamente. Adesso andremo a vedere il perché. Ma cosa possiamo per esempio fare? Ecco, possiamo automatizzare qualsiasi tipo di bottone, che sia un bottone di una luce a bilancia come questa qui per esempio, o anche quelli a bottone vero e proprio, per esempio la macchinetta del caffè, o anche per accendere o spegnere da remoto un computer che sia fisso o anche portatile. Combinazione specifica pulsanti di alimentazione, arresta il sistema. Alexa, spegni il computer. Alexa, accendi il computer. E perché uno dovrebbe volerlo fare? Beh, perché magari avete dimenticato il computer acceso o perché l'avete lasciato apposta acceso a fare un lavoro ma volete uscire e spegnerlo successivamente, potete anche farlo, o potete anche accenderlo da remoto e accedere da remoto al vostro computer, finire quello che dovete finire in ufficio o anche in casa se siete lontani e poi rispegnere il computer. E la cosa bella è che funziona per qualsiasi cosa, sia per il computer fisso ma anche per il computer portatile. Potete accendere e spegnere la macchinetta del caffè. E perché uno vorrebbe accendere e spegnere la macchinetta del caffè da remoto? Perché ovviamente se rimane accesa spende tanta energia, e vi assicuro che le macchinette del caffè, quelle buone, ne spendono energia anche 1000 watt a volte per scaldare e continuare a tenere calda la parte che deve scaldare l'acqua. E perché non la spegniamo? Beh, perché vorremmo fare il caffè immediatamente quando vogliamo, non vogliamo alzarci 2 volte, e quindi basta dire Alexa, accendi la macchinetta del caffè, e a questo punto si accende la macchinetta del caffè, ci alziamo, facciamo il caffè e poi o la spegniamo manualmente o diciamo un'altra volta Alexa o Google, spegni la macchinetta del caffè, e la spegne. E vi assicuro che se non l'avete ancora fatto, per adesso non ne sentirete il bisogno, ma una volta che iniziate a farlo, ecco, rischiate di essere talmente abituati che potete sbagliarvi e chiedere ad Alexa il caffè anche al bar. Come funziona lo SwitchBot? Beh, molto semplice. Qui abbiamo una specie di braccio, questo braccio ha anche un gancio, il braccio si muove meccanicamente tramite un motore molto potente, talmente potente che sono riuscito anche a montarlo su questi bottoni a bilancia molto vecchi per aprire e chiudere le saracinesche. Questo aggeggio ancora più utile per le tende di casa, per esempio siamo usciti di casa, abbiamo lasciato le tende aperte, inizia a fare un vento molto forte che potrebbe far volare le tende come un kitesurf. Ecco, basta accedere all'applicazione SwitchBot, che in questo momento mi fa vedere che siamo collegati via Bluetooth, ma se siamo da remoto saremo collegati tramite un servizio che sia di Amazon o anche Google Home, quello che utilizziamo di solito, e qui comparirà il segno del cloud se l'abbiamo attivato. In questo momento è spento, infatti non me lo fa vedere, e possiamo alzare e proteggere le nostre tende. E se abbiamo un vecchio cancello a bottone che è molto difficile da cambiare perché bisogna tirare via tutti i cavi e insomma è molto costoso, ecco, possiamo aggiungere questo aggeggino che costa addirittura meno di 24 euro con il coupon sconto che vi lascio nella descrizione del video. Aprire o chiudere il cancello semplicemente chiedendolo a un dispositivo Eco di Amazon o anche Google Home. Non solo, ecco, se arriva il corriere e non trova nessuno a casa, vi chiama al telefono, basta schiacciare il bottone sul vostro cellulare, aprire il cancello, far lasciare i pacchi all'interno e richiudere un'altra volta. Lo stesso vale anche per il citofono, anche per questo citofono che, come potete notare, è molto vecchio e anche il bottone è rovinato. Nonostante questo riesco a utilizzarlo e aprire il cancello a comando dicendolo o anche da remoto a distanza. Alexa, apri il cancelletto.
Non solo, ovviamente questi aggeggi della SwitchBot, come abbiamo visto in questo video, che vi lascio anche nella descrizione del video, si abbina ad altri dispositivi SwitchBot e non solo, funziona con qualsiasi altro dispositivo in collaborazione, basta che con l'altro dispositivo, anche se di un'altra marca, sia compatibile con dispositivi Amazon o Google o anche Siri o IFTT, insomma basta che sia compatibile con uno di questi servizi e possiamo anche scatenare delle azioni in collaborazione con questi dispositivi. Facciamo un esempio estremo: entra il ladro, il dispositivo di sicurezza, che sia una telecamera o anche un allarme, lo rileva, lo comunica ad Alexa, Alexa lo comunica a questo dispositivo, il dispositivo in collaborazione con suo fratello apre un lanciafiamme che lo brucia vivo. Ovviamente questo è un esempio estremo, assolutamente da non fare, mi raccomando, questo è solamente un esempio, quindi non fatelo. Ovviamente non potete neanche spararli con la pistola da remoto. Alexa, spara. Alexa, spara. Alexa, spara. E adesso qualcuno dirà: ma Issam, all'inizio del video avevi detto che non si deve alimentare, ma come fa ad avere l'energia per muovere il braccio e per connettersi al cellulare? Beh, ha una batteria agli ioni di litio non ricaricabile che arriva già installata all'interno del dispositivo, quindi è inclusa in questi meno di 24 euro con il coupon sconto che vi lascio nella descrizione del video. E quanto dura questa batteria? E questa è la cosa molto intelligente: circa 600 giorni, quindi 2 anni addirittura, se non utilizziamo il dispositivo, ovvero in stand-by. In qualsiasi momento possiamo connetterci via Bluetooth con il nostro cellulare e attivare la funzione, ma supponiamo che lo utilizziamo 2 volte al giorno per aprire e chiudere le tapparelle, ecco, dovrebbe durare circa 1 anno intero. E le batterie, anche se non sono ricaricabili, comunque sono disponibili, vi lascio il link su Amazon nella descrizione del video, e costano anche poco. Ok Issam, hai detto che questa cosa è intelligente. Perché è intelligente? Visto che dobbiamo acquistare un altro dispositivo che è lo SwitchBot Hub per far funzionare tutti i dispositivi SwitchBot, come abbiamo visto anche nel video precedente delle tende automatiche. Ovviamente perché il Bluetooth 5 con il quale funzionano questi dispositivi ha un range di circa 100 metri, più o meno come il wifi, ma sono a bassissimo consumo energetico, soprattutto quando sono in stand-by, non consumano quasi niente. Abbiamo detto 600 giorni addirittura di stand-by, quindi non abbiamo bisogno di alimentare questi dispositivi, li possiamo mettere dovunque per automatizzare qualsiasi cosa, anche se la presa non è vicina. E la cosa che dobbiamo alimentare a una distanza minore di 100 metri senza ostacoli. Ovviamente in casa, in tutta la casa dovrebbe funzionare, a meno che abbiate una casa di 300 metri, e questo dispositivo viene tenuto alimentato sempre. Ma questo dispositivo, come abbiamo visto nel video precedente, non è solamente utile perché ha il Bluetooth, ma anche perché questo dispositivo da solo, avendo su ogni lato un sensore e un emettitore a infrarossi, può far funzionare qualsiasi cosa che funziona a telecomando a infrarossi, per esempio il televisore, il condizionatore, che è molto importante, che abbiamo visto nel video precedente. Non solo, utilizzando il bottone programmabile SwitchBot possiamo comandare qualsiasi altro dispositivo SwitchBot, che siano per esempio questi piccoli bot o anche le tende o qualsiasi altro dispositivo SwitchBot. Al posto di utilizzare l'applicazione sul telefono, o se non abbiamo un dispositivo Amazon o anche Google, ovviamente avendo a che fare a volte con dei bottoni semplici e altre volte con dei bottoni che vanno tenuti premuti, o ancora dei bottoni più complicati come quelli a bilancia delle tapparelle, abbiamo 2 modalità di funzionamento. La modalità a semplice pressione: basta cliccare il bottone o dire ad Alexa di cliccarlo e vedete che si clicca, torna indietro. Ma possiamo anche, per esempio, se vogliamo così accendere il computer, si accende, però supponiamo che il computer si blocca e da remoto vogliamo riavviarlo. Molto semplice, basta entrare nell'applicazione e le diciamo il press hold time non è 0 secondi, ma possiamo arrivare, non so, a 10 secondi finché si spegne il computer e si riavvia. Lo stesso anche per un altro bottone che va tenuto premuto, e possiamo scegliere i secondi di permanenza da premuto. Mentre la seconda modalità è la modalità da switch, ovvero come le tapparelle o le luci, per esempio, che
clicchiamo una luce, poi dobbiamo decliccarla. A questo punto abbiamo bisogno del supporto in dotazione e ne abbiamo due, sono dei supporti con un adesivo e come ho detto prima la cosa bella è che si possono riutilizzare. Una volta che l'adesivo non funziona basta toglierlo, mettere quest'altro che vi lascio nella descrizione del video, quindi lo facciamo entrare nel solco e lo agganciamo al braccio, dall'altra parte lo mettiamo sullo switch, così abbiamo la posizione off e la posizione on. La posizione on è così e la posizione off è così, ma possiamo eventualmente invertirli cliccando su questo bottone, così sono al contrario eventualmente se la nostra luce lo richiede. Per esempio le mie tapparelle lo richiedono, non solo le mie tapparelle, finché non scendono ci mettono 20 secondi qua, quindi metto 20 secondi, quindi il braccino preme sulla bilancia, inizia a chiudere le tapparelle, aspetta 20 secondi fino a quando non si sono chiuse completamente, poi smette. Lo stesso anche per l'apertura, alza il bottone, aspetta 20 secondi finché non si aprono completamente e poi torna in posizione. Nella scatola, oltre al bot e il supporto per gli switch, abbiamo due adesivi 3M, uno già applicato sul bot e un altro di scorta, e abbiamo anche il manuale di istruzioni. Il manuale di istruzioni è solamente in lingua inglese, ma davvero molto facile, non serve neanche, e abbiamo anche il QR code per scaricare l'applicazione che funziona sia per dispositivi Android ma anche iPhone. E come al solito vi lascio link e coupon sconto a questi aggeggini fantastici nella descrizione del video, ma vi lascio anche il link e coupon sconto a questo hub che potete utilizzarlo sia con ma anche senza, perché è molto utile per automatizzare qualsiasi cosa a infrarossi in casa vostra. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima!